Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi andrò a spiegare come realizzare il copricostume che avete visto nelle foto in anteprima. Ci servirà questo filato e nei colori beige ci serviranno 2 gomitoli di beige, 2 gomitoli di colore olio. A me di 2 gomitoli mi è rimasto solamente questo, 2 gomitoli di olio e 2 gomitoli di panna. Dopo ci serviranno 3 uncinetti. Questa volta partiremo con le catenelle con il 3,75, ma se non avete il 3,75 potete benissimo usare il 3,5. Per la prima parte del nostro vestito ci servirà il 3,75, per la seconda parte del vestitino ci servirà il quarto e per la terza parte ci servirà il 4,5. Ci serviranno anche dei segnapunti e una forbice e un ago per nascondere appunto i fili di lavorazione. Sarà un modellino semplicissimo da realizzare. Faremo un motivo che si sviluppa in 4 solo righe ed è un multiplo di 6. Quindi detto questo io direi di passare al tutorial. Allora vi spiego un attimino cosa andremo a fare. Io sto facendo una taglia S, ho montato 132 catenelle. Ora dovete andare a prendere la vostra misura più grande che avete, nel senso o seno o fianchi. La misura in centimetri la riportate a catenelle. Se dovete andare a fare una misura più grande, nel senso dovete fare una L, non mettete solamente 6, andate a mettere 12, perché dobbiamo andare sempre con i ventaglietti pari, sempre numero pari deve essere. Ad esempio io sul mio progetto ho 22 ventaglietti, quindi facendo 22 ventaglietti mi permette di dividere il mio lavoro in 2, quindi lavorare una parte e poi l'altra. Il mio progetto si sviluppa in 2 parti, parte della gonna e parte dei pannellini del davanti e dietro. Ok, quindi partiremo dalla gonna facendo la gonna e partiremo, io giro da questa parte, quindi questo viene dopo, con le catenelle, quindi faccio 132 catenelle e li vado a chiudere a cerchio, e comincio il mio motivo. Ok, quindi faccio 1 2 3 4 con il 3,75, quindi 4 volte il motivo con il 3,75. Dopodiché vado a cambiare il mio uncinetto e vado a prendere il 4, quindi vado a fare 1 e 2 col 4, mentre l'ultimo giro di ventaglietti lo vado a fare con il 4,5, in modo che do questa, diciamo, un pochino di morbidezza al mio copricostume. Ok, quindi se voi non avete il numero 3,75 andate benissimo a usare il 3,5. Quindi io qui vi farò un piccolo campione appunto per farvi vedere il motivo, che poi il motivo andate avanti per quanto appunto lo volete lungo. Voi vi potete fermare anche a fare io ho fatto un copricostume, ma vi potete fermare benissimo anche ad una magliettina, quindi andate avanti fino a un certo punto, poi vi fermate e fate una bellissima magliettina. Allora questo è il mio progettino e ho deciso di abbinare questi colori e ho usato 2 gomitoli, quasi 2 gomitoli di panna, quasi 2 gomitoli di beige e quasi 2 gomitoli di questo colore bellissimo che si chiama olio. Quindi se dovete andare a fare una misura, una taglia M, andate a montare 12 maglie. Se dovete andare a fare una taglia L andate a montare 24 maglie, ecco, a 2 a 2. Allora iniziamo subito facendo il nostro campione. Io monto le mie maglie a 6 a 6, quindi stiamo facendo un multiplo di 6 e questo motivo si sviluppa in 4 righe. Quindi montiamo le nostre catenelle e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, fatte le mie catenelle, nel mio progetto originale sto facendo una taglia S e ho montato 132 catenelle, quindi vado a portare tutta la catenella sul dritto e chiudo la prima con l'ultima con una maglia bassissima.
Io qui sto facendo un campione, ho montato 30 maglie. Allora chiudiamo la prima con l'ultima, ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3 catenelle, 2 catenelle di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e vado a fare un punto V. Quindi entro qui, cerchiamo di prendere, ecco qua, entro e vado a fare un punto V. 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 5 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta maglia e vado a creare un altro punto V. Allora maglia alta, catenella, catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e vado a fare un altro punto V. Quindi continuo per tutta la riga e poi ci vediamo qui per continuare. Sono arrivata alla fine, mi rimangono gli ultimi 5 maglie da saltare, vado a fare 3 catenelle e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, nel primo punto V, quindi 1, 2 e nella terza entro e vado, mi chiudo con una maglia bassissima. Così, con una maglia bassissima ci spostiamo dentro il punto V, ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3 che vale come prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nel punto V e vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2 maglie alte. Ok, vado a fare una catenella, filo sull'uncinetto, passo nel punto V successivo e vado a ripetere tutto, quindi 2 maglie alte, 1, 2 maglie alte, 3 catenelle e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Continuiamo, una catenella, passo nel punto V successivo, vado a fare maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, maglia alta e maglia alta. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Arrivati alla fine ho fatto la catenella e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Camminiamo con delle maglie basse fino al centro del punto V, quindi facciamo delle maglie bassissime e camminiamo al centro del punto V. Ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e facciamo altre 6 maglie alte, quindi totale 7 maglie alte dentro il punto V.
Allora, fatte le mie 7 maglie alte, andiamo e ci chiudiamo con una maglia bassa nello spazio della catenella, qui dove abbiamo fatto la catenella di separazione. Quindi entriamo nello spazio della catenella e andiamo a fare una maglia bassa, prendiamo il filo sull'uncinetto, passiamo nel punto V successivo, altre 7 maglie alte. Andiamo nella catenella, qui c'è la catenella che abbiamo messo per separare i due punti V, entriamo dentro e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi continuiamo per tutto il giro facendo 7 maglie alte dentro il punto V e ci chiudiamo tra i due punti V nella catenella, ci chiudiamo con una maglia bassa. Continuiamo per tutta la riga e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, mi sono chiusa nella catenella, nella prima maglia, nelle 3 catenelle, nella terza catenella in alto con una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime andiamo nella quarta maglia del ventaglietto, ci spostiamo praticamente al centro del nostro ventaglietto con delle maglie bassissime. Quindi 1, 2, 3 e qua siamo nella quarta, quindi siamo al centro del nostro ventaglietto. A questo punto mi alzo con una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, passo nella quarta catenella, nella quarta maglia, quindi 1, 2, 3, nella quarta entro e vado a fare maglia bassa. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 catenelle, 1, 2, 3 nella quarta entro e vado a fare maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, 1, 2, 3 nella quarta entro e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado nella quarta maglia alta, 1, 2, 3, 4, entro e faccio maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e mi chiudo nella maglia bassa iniziale qui con una maglia bassissima. Adesso il motivo si è concluso qua, quindi abbiamo fatto 4 giri di motivi, quindi il motivo si conclude qua. Adesso andiamo a fare la partenza del secondo motivo. Con delle maglie bassissime, qui abbiamo le 5 catenelle, quindi con delle maglie bassissime ce ne andiamo nella maglia centrale, quindi nella catenella centrale, quindi entro catenella, vedete, entro sulla catenella e vado a fare maglia bassa. Nella seconda catenella vado a fare maglia bassa, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo qui nello stesso punto e vado a fare il punto V. Quindi ho iniziato già il secondo motivo. 3 catenelle, 1, 2, 3, adesso dobbiamo ripetere tutto dalla prima riga, quindi stiamo andando a fare questi, quindi dobbiamo andare a ripetere tutto dalla prima riga, dai punti V. Quindi 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella centrale, nella catenella centrale delle 5 catenelle, vado a fare un punto V, quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro di nuovo e vado a fare un'altra maglia alta e così via per tutto il giro. Quindi nel secondo giro andremo a fare 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte. Nel terzo giro andremo a fare 7 maglie
7 maglie alte e nel quarto e ultimo giro andremo a fare di nuovo le catenelle per iniziare un nuovo motivo. Quindi il motivo si sviluppa in 4 righe. Terminati i giri che appunto ci servivano, io ho preparato già il primo pannello, quindi andiamo a fare il secondo pannello. Allora io vi faccio vedere praticamente quando io ho raccolto le maglie dalla catenella iniziale, perché noi qui in alto siamo nella catenella iniziale, questa è la catenella che noi abbiamo fatto, abbiamo iniziato il nostro lavoro, infatti vedete che il ventaglietto è rivolto verso sotto, quindi la catenella iniziale io sono partita con 132 maglie. Quando ho raccolto le maglie per fare questi 2 giri di maglie alte non ho preso praticamente, vedete, la maglia del punto V l'ho saltata, quindi ho fatto le 5 catenelle, ho fatto 5 maglie alte, ho saltato questa del punto V, ho fatto le 5 maglie alte sulle 5 catenelle e così via per tutto il giro, quindi io ho saltato la maglia del punto V. Così facendo, da 132 maglie vado ad avere 110 maglie nel mio lavoro. Perché l'ho saltata? Perché essendo che ho fatto 132 maglie l'ho fatto un tantino più larga e poi vado a stringere un tantino perché con quella circonferenza era troppo grande per diciamo per una taglia 42. Allora qui io ho fatto i miei ventaglietti, l'ho ripetuti per 3 volte e qui ho fatto delle diminuzioni. Comunque adesso andiamo a prendere dei marcapunti e a partire con l'altro pannello, il pannello dietro. Allora partiamo subito a posizionare i nostri segnapunti, quindi andiamo a contare, quindi questa è la maglia che noi abbiamo lavorato, questa qua, andiamo a contare 16 maglie, quindi 2 4 6 8 10 12 14 16 maglie. Nella 16ª vado a posizionare un marcapunti, vado a contare 5 maglie, 1 2 3 4 5, nella sesta metto il secondo segnapunti, 5 maglie, 1 2 3 4 5, nella sesta vado a mettere un altro segnapunti, 1 2 3 4 5, nella sesta vado a mettere un altro segnapunti. Allora 1 2 3 4 5, sbagliato, e 6, 5 maglie, 1 2 3 4 5, nella sesta vado a mettere l'ultimo segnapunti e qui ci rimangono fino alla fine 16 maglie. Allora andiamo ad iniziare il nostro pannellino dietro, quindi partiamo subito dalla maglia e facciamo maglia bassa, ok, maglia bassa e 3 catenelle. In questo giro andiamo a togliere 2 maglie nel primo giro, dal secondo giro in poi andremo a togliere sempre una maglia fin quando non rimaniamo praticamente non rimaniamo con solamente 3 maglie per fare le bratelline. Ok, partiamo subito, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e la lavoro a metà, filo sull'uncinetto, entro nella seconda e la lavoro a metà, poi chiudo tutte insieme. Questa io me la segno, così mi so regolare. Ok, questa mi segno l'ultima maglia e vado a lavorare le maglie alte. Quindi vado a lavorare le maglie alte fino ad arrivare al segnapunti. Quindi lavoriamo le maglie alte e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, fatta l'ultima maglia dove c'è il segnapunti, il primo segnapunti, vado a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 4 5, entro dove c'è il secondo segnapunti, entro e qui faccio un punto V composto da maglia alta, catenella, catenella e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. Abbiamo fatto il primo punto V, 3 catenelle, 1 2
3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto tutte le maglie e vado nel terzo segnapunti e qui vado a creare di nuovo un punto V, maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Ok, il secondo punto V, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, salto tutte queste maglie, entro dove c'è il segnapunti e vado a fare un punto V, maglia alta, catenella, catenella e maglia alta, 3 catenelle e mi chiudo nell'ultimo segnapunti con una maglia alta e continuo con le maglie alte. Mi fermo 3 maglie prima di arrivare alla fine per fare la diminuzione, quindi continuiamo e ci fermiamo 3 maglie prima di arrivare alla fine per fare la diminuzione. Allora mi sono fermata 3 maglie prima di arrivare alla fine e vado a fare la mia diminuzione, quindi per questo giro solamente nel primo giro andiamo a togliere 2 maglie, ok? Dal secondo giro in poi andiamo a togliere sempre una maglia, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia e la lavoriamo a metà, filo sull'uncinetto, entro nella seconda e lavoro a metà, filo sull'uncinetto, entro nella terza e la lavoro a metà, chiudo tutte insieme e abbiamo fatto un'altra diminuzione. Da questo momento in poi andremo a fare una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine per tutto il nostro pannello. Allora a questo punto iniziamo il secondo giro, faccio 3 catenelle, 1 2 3 catenelle e volto il lavoro. Qui praticamente andiamo a fare una diminuzione, prendo il filo sull'uncinetto, salto questa maglia praticamente che sono le 3 catenelle, entro nella seconda maglia e vado a lavorare a metà e poi chiudo tutte insieme, quindi questa è una maglia solamente, io la conto come una maglia solamente, me la segno, quindi mi segno questa maglia, ecco qua, quindi questa vale per una maglia sola perché le 3 catenelle non li conto più, quindi conto solamente questa maglia che ho lavorato. Allora continuo con le maglie alte. L'ultima maglia del segnapunti e vado e ho finito le maglie alte. A questo punto andiamo a fare una catenella, entro nel punto V e vado a fare maglia alta, 3 catenelle, 2 3 catenelle e altre 2 maglie alte prese nello stesso punto, 1 e 2 maglie alte, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto V e vado a fare 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 3 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, una catenella, passo nell'altro punto V e vado a fare altre 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e passo nelle maglie alte e vado a lavorare le mie maglie alte e mi fermo 2 maglie prima di arrivare alla fine. Allora sono 2 maglie prima, mi sono fermata 2 maglie prima di arrivare alla fine, vado a fare la mia diminuzione, quindi entro nella prima maglia, lavoro la maglia a metà,
entro nella seconda, quella marcata col segnapunti, lavoro a metà e poi chiudo tutte insieme. A questo punto vado a fare il prossimo giro, mi alzo con 3 catenelle e volto il mio lavoro. Prendo il filo sull'uncinetto, quindi entro nella seconda maglia e quindi mi vado a segnare questa maglia qui, quindi le catenelle non contano più, quindi vado a segnare questa maglia qui e continuo a lavorare le mie maglie alte. Quindi lavoriamo le maglie alte e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, terminato le mie maglie alte, a questo punto andiamo a fare una maglia bassa dove abbiamo fatto la catenella. Prima di fare le 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, abbiamo fatto la catenella, quindi andiamo a fare una maglia bassa qui. Prendo il filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto e vado a fare 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. Qui c'è la catenella, andiamo a fare una maglia bassa. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'altra archetto e vado a fare 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. Vado nella catenella e vado a fare una maglia bassa, filo sull'uncinetto, archetto, 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. Qui c'è la catenella, vado e mi chiudo con una maglia bassa e continuo con le maglie alte e mi fermo 2 maglie prima di arrivare alla fine. Allora, sono arrivata alla fine, mi sono fermata 2 maglie prima di arrivare alla fine, vado a fare la mia diminuzione, quindi entro, lavoro la mia maglia a metà, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia marcata dal segnapunti e vado a fare una maglia lavorata a metà e poi chiudo tutto insieme. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e volto il mio lavoro. Questo lo posso staccare e volto il mio lavoro, quindi filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia e vado a chiudere con una maglia alta e questa me la segno, quindi questa praticamente non vale più la catenella, mi segno la maglia alta. Ok, e continuo a lavorare le mie maglie alte. Allora, sono arrivata alle maglie alte, ho finito le mie maglie alte. A questo punto andiamo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e vado al centro del ventaglietto, cioè nella quarta maglia alta, 1, 2, 3 e nella quarta entro e vado a fare una maglia bassa, così 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, vado nella quarta maglia del ventaglietto e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 catenelle, 1, 2, 3 nella quarta, entro e faccio maglia bassa, 5 catenelle, 3, 4, 5 catenelle e mi vado a chiudere nella maglia alta con una maglia alta, quindi questa è la maglia bassa, vado nella maglia alta e vado a fare le mie maglie alte e mi fermo 2 maglie prima
per fare la mia diminuzione. Allora, sono arrivata 2 maglie prima, mi sono fermata e vado a fare la mia diminuzione. Entro nell'ultima maglia, la lavoro prima a metà e poi chiudo tutte insieme. Ho fatto un'altra diminuzione. A questo punto noi abbiamo finito il nostro motivo lo dobbiamo andare a fare per 3 volte. Io farò la partenza del secondo giro di motivo e poi continuate da sole facendo 3 volte il motivo, ripetendo 3 volte il motivo e facendo una diminuzione all'inizio e alla fine. Andiamo avanti fin quando non ci rimane nel nostro lavoro dei lati, praticamente ci rimangono 3 maglie per fare le bratelline. Ecco qua, vi faccio vedere io il mio pannello, vedete? Quindi andando a fare la diminuzione all'inizio e alla fine andiamo avanti per 3 motivi, faremo 3 motivi e qui ci rimangono 3 maglie per fare le bradelline, quindi poi andremo a fare le bradelline per quanto li vogliamo lunghi noi. Ok, allora andiamo a fare la partenza del secondo motivo, quindi il secondo e il terzo saranno uguali: 3 catenelle, 2 e 3 catenelle e volto il mio lavoro. Allora, volto il mio lavoro, salto questa maglia, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia e faccio una maglia alta e ci segniamo questa maglia. Ok, segniamoci questa maglia qui. Continuiamo con le maglie alte. Allora, fino ad raggiungere il ventaglietto e ci vediamo qui per continuare. Allora, fatte le maglie alte, andiamo ad iniziare di nuovo il nostro motivo partendo dalla prima riga del motivo del punto V. 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa qui sopra il ventaglietto, vado nella maglia bassa e vado a formare un punto V. Quindi maglia alta, catenella, catenella e un'altra maglia alta. Ok, quindi sopra il ventaglietto andiamo a formare un altro punto V. 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia bassa successiva e vado a fare un punto V. 3 catenelle, filo sull'uncinetto, maglia bassa e vado a fare un punto V. 1, 2 catenelle e una maglia alta, 3 catenelle e continuo a lavorare le mie maglie e mi fermo 2 maglie prima di arrivare alla fine per fare la mia diminuzione. Non ci dimentichiamo mai la diminuzione sia all'inizio che alla fine. A questo punto dobbiamo andare a finire questo motivo e poi ne andremo a fare un altro. Allora, a questo punto andiamo avanti per altri 2 volte fin quando non ci rimane nel nostro lavoro 3 maglie per fare le nostre spalline. Quindi facendo la diminuzione sia all'inizio che alla fine del giro andiamo avanti e facciamo altri 2 motivi e poi ci vediamo qui per continuare. Il mio progetto è terminato e pronto per essere indossato. Bene, il mio tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti, un bacio.